Perché si sporcano gli scambiatori di calore e soprattutto come si sporcano? Oggi parliamo ancora una volta di scambiatori di calore. Uno dei problemi principali degli scambiatori di calore è lo sporcamento. Come abbiamo visto in altri video, quando si progetta uno scambiatore bisogna tenere in considerazione quello che è il fattore di sporcamento o comunque un sovradimensionamento a livello di superficie di scambio per tenere in considerazione il possibile sporcamento di uno scambiatore. Chiaramente dipende molto dai fluidi che passano all'interno. Quando abbiamo scambiatori che trattano fluidi puliti, il problema dello sporcamento ovviamente non si pone, quindi possiamo dimensionare lo scambiatore molto preciso su quelle che sono le condizioni di lavoro, senza tenere troppo in considerazione quello che potrebbe essere uno sporcamento e quindi una riduzione della superficie di scambio. Quando invece i fluidi interessati allo scambio possono essere sporchi, a questo punto dobbiamo tenerlo in considerazione. Da cosa dipende lo sporcamento? Come dicevo, dipende dai fluidi. Ci sono diverse tipologie di sporcamento. C'è uno sporcamento a livello di incrostazione, quando abbiamo dei fluidi che per così dire si appiccicano, si attaccano alle pareti di scambio, e questo direi che è il caso probabilmente peggiore. Oppure abbiamo uno sporcamento dovuto a solidi in sospensione che circolano all'interno dello scambiatore. Quando trattiamo dei fluidi con solidi in sospensione, possiamo attuare diverse strategie per evitare lo sporcamento. Una su tutte è la filtrazione. Chiaramente i filtri sono, come dire, un collo di bottiglia nello scambio termico. Perché? Perché riducono la portata dell'acqua, hanno delle perdite di carico che quindi richiedono maggiore pressione di pompaggio, però sicuramente ci consentono di metterci in sicurezza dal punto di vista dello sporcamento. Chiaramente ci sono dei solidi in sospensione talmente, come dire, piccoli che anche un buon filtro fatica a fermare. Ad esempio, quando utilizziamo un'acqua al cui interno ci sono dei solidi in sospensione piuttosto pesanti, come sabbia, pulviscolo, limatura metallica, quello che possiamo fare è cercare di ridurre lo sporcamento interno di uno scambiatore, e parliamo di scambiatori di calore a piastre, facendo entrare il fluido dal basso. Cosa accade facendolo entrare dal basso? Accade che queste particelle pesanti tendono a depositarsi sul fondo del bocchello e quindi a non sporcare tutta la piastra. Questo ci consente di allungare i tempi di manutenzione. Chiaramente, se lo sporcamento invece è dovuto a incrostazione, parliamo ad esempio di calcare, piuttosto che resine, piuttosto che prodotti oleosi che si attaccano, si appiccicano alle pareti delle piastre, a questo punto diciamo che l'unica soluzione possibile è quella di un lavaggio. Un lavaggio che può essere fatto in diversi modi, forse ne ho già parlato, con un cleaning in place, piuttosto che uno smontaggio dello scambiatore, quindi un lavaggio più accurato, con una lancia, con una spazzola, con dei prodotti detergenti. Ma se volete è un argomento che possiamo approfondire. Buona giornata!